Buongiorno a tutti. La posizione che vi presento oggi è molto interessante, ma soprattutto estremamente istruttiva, perché ci permette di vedere un metodo che può essere utilizzato in tantissimi casi. Si tratta di una decisione di cubo in una posizione apparentemente complessa, ma che appunto si semplifica tantissimo se utilizziamo gli strumenti corretti. Vediamo subito la posizione. Allora, match agli 11, siamo sul 7 pari, col cubo a 2 in mano, me. Quindi 4 away, 4 away. Allora, se io ricubo, qual è il take point del mio avversario? Se l'avversario passa, si va sul 2 away, 4 away. Quindi per il mio avversario le possibilità di vittoria sono il 33%. Questo valore o lo ricordiamo a memoria o lo possiamo ricavare abbastanza rapidamente tramite i nails number. Quindi se invece l'avversario accetta, si va a match. Pertanto la di vittoria sul 4 away to away 33% sono il take point per l'avversario in questa posizione, a questo score. Se volete approfondire il discorso del take point, vi suggerisco il video che tratta appunto dell'argomento. Quindi ricordiamo take point 33% che ci tornerà molto utile in seguito. Altro punto estremamente importante è capire quali sono le possibilità di vittoria del bianco in questa posizione. Per arrivare a questo valore, o almeno a una stima di questo valore, è assolutamente importante avere una reference position. Prima osservazione è che il bianco è nettamente favorito a chiudere la tavola, quindi la posizione di riferimento può essere quella con tavola chiusa, una pedina dell'avversario sul bar, ma con l'avversario che ha 6 pedine fuori. Quindi la posizione di reference position che io conosco è questa che vediamo. Eccola, quindi bianco con tavola chiusa, i 3 spare nella posizione ottimale, quindi case 6, 5, 4. Il blu ha tutte le pedine pronte ad uscire, tranne quella ovviamente sul board, quindi cosiddetta speedy board, quindi non perderà dei tempi nel bear off. Allora, in questo caso io ricordo che la posizione della possibilità, percentuale di vittoria del bianco è del intorno al 70%. Vediamo come conferma che appunto XG ci dà un valore intorno al 70%. In realtà però dobbiamo portare delle correzioni perché le pedine del blu non sono in una posizione così buona, ma sono in una posizione peggiore, per cui le sue possibilità di vittoria saranno
sicuramente molto inferiori. Vedete che in questo caso XG ci dice che le possibilità di vittoria del bianco sono superiori al 78%. Ma anche nell'altro caso, quindi abbiamo detto intorno al 70%, le possibilità di vittoria del blu sono 30% e quindi nettamente inferiore al take point che, ricordate, era del 33%. Questo che cosa comporta? Quindi prendiamo come riferimento questa posizione per valutare le possibilità di vittoria del bianco nella posizione partita. Partiamo da questa posizione in cui il bianco ha chiuso la tavola e portato gli spare in posizione ottimale, quindi con possibilità di vittoria intorno al 78%, e riduciamo di qualche punto percentuale, per cui arriviamo intorno al 75% all'incirca. Quindi le possibilità di vittoria in partita per il blu possono essere stimate intorno al 25%, che è enormemente inferiore al 33% che è il take point. Quindi, in base al nostro ragionamento, è un double evidente e ovvio per il bianco, è un pass chiarissimo per l'avversario. Accettare il cubo, ci aspettiamo che sia un blunder molto molto grosso. Torniamo alla posizione della partita per vedere che cosa ci dice. Ecco, possiamo vedere che il take è un blunder da circa 500. Un blunder che comunque può capitare se non si hanno tutti i riferimenti di cui abbiamo parlato. Quindi in partita la mia avversaria ha accettato il cubo e io sono stato ben felice perché sapevo appunto che si trattava di un grosso blunder. Che cosa possiamo dire in conclusione? Quello che ci interessa è il metodo che vi ho presentato. Quindi tenere conto sicuramente dello score e del take point e poi, per quanto possibile, fare riferimento a delle reference position che ci aiutino a stimare le possibilità di vittoria. Vedete che in questo caso, partendo da una posizione che sembrava complessa, siamo riusciti a stimare le possibilità di vittoria con una precisione più che accettabile. Spero che questo video e il metodo presentato sia stato interessante per voi. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci alla prossima.